Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna in bilancia o Venere in bilancia. Oggi andiamo a vedere un messaggio che ti deve arrivare proprio in questo momento. Sono video senza tempo, quindi un messaggio che ti deve arrivare proprio in questo momento e che ha importanza per te. Andiamo a vedere subito. Utilizziamo gli oracoli inizialmente di una nostra sorella Antonella, e se volete contattarla vi lascio sotto l'info box la sua mail, che sono i suoi dipinti. Allora, bilancia, quali sono i messaggi degli spiriti? Ritorno, c'è un ritorno all'origine, una nuova nascita per te o un ritorno di qualcuno di importante. Questo è il ritorno all'essenza di te, soprattutto, il ritorno all'essenza, la verità vera, o è anche un ritorno sul piano fenomenico di qualcuno. Potere, c'è un ritorno al potere. Essenza, non ci posso credere, l'ho appena detto. Mi stanno raccontando che qua si verificherà un ritorno all'essenza vera, al tuo potere vero, al tuo potere personale, non quello costruito dalla mente razionale che non arriva da nessuna parte, che è un potere illusorio. L'essenza, il ritorno al potere dell'essenza, ritorno al potere dell'essenza, il ritorno al potere tuo personale che è il potere dell'anima, quella che ti permette di realizzare capacità, talenti e di manifestarsi nella materia con grandi risultati. Probabilmente abbiamo avuto delle sensazioni, abbiamo passato un momento in cui di stallo, di stasi, di introspezione, di lavoro interiore, e adesso stai ritornando al tuo potere. Bellissimo. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questo potere, in merito a quello che abbiamo appena detto. Bilancia, quali sono i messaggi? Qual è il racconto, la narrazione? Sta arrivando molta felicità, il sole. Il sole, questo è un bambino, no? E questo è il ritorno all'essenza, alla nascita. E allora, guarda, un grande potere personale si sta per manifestare nella tua vita, che ha alla base il potere della tua bambina interiore, il bambino interiore. Molti di voi state facendo le pratiche sciamaniche con me e quindi questo è un grande risultato, no? Ma al di là sta arrivando una grande gioia, felicità, una felicità per anche il ritorno di figli potrebbe essere per alcuni di voi, poi lo adattate, dei figli che hanno trovato il potere, l'essenza, il vero obiettivo di vita per alcuni di voi. Il sole mi parla di una grande felicità, di una grande gioia che ne arriva nella tua vita adesso. Vediamo cos'altro ci raccontano, o che stai già vivendo questo. Paggio di spade mi parla della voglia di scoprire, come se fossi appena nata, no? La curiosità di quando nasci, di quando vuoi scoprire, di quando vuoi conoscere, di fare domande, sai, i bambini fanno tante domande, no? Perché? Perché per costruirsi una loro personalità, ma in questo caso tu parti dall'essenza, non è una personalità costruita sulle logiche di potere della mente. La regina di Dai mi stanno raccontando che in arrivo per te una gioia molto forte che ti vede curiosa o curioso e ti dà stabilità, una gioia che porta stabilità, radicamento. La regina dei denari è colei che si sa prendere cura di sé, colei che sa amministrare le sue risorse, colei che è nel potere, nel potere. Sta arrivando un grande amore, l'asso di coppe. Allora, ma non solo un grande amore, mi parlano d'amore che arriva nella tua vita. La gioia porta amore, la gioia è contagiosa, è amore, è libertà, libertà di sentirsi nel potere. E quindi qua abbiamo l'essenza con l'asso di coppe. In arrivo queste lacrime di gioia, mi verrebbe da dire, anche un'opportunità da parte di qualcuno che ti fa felice, un'opportunità in concreto, e opportunità anche di lavoro, opportunità pratica che ti rende molto felice. Assolutamente, è uscito l'asso di denari,
Allora, una grande felicità dovuta a una grande opportunità che ti porta tanta felicità. È bellissima questa lettura. È un ritorno alla vita, quella gioia di vivere che fa manifestare nel contesto della vita pratica le opportunità più belle, che ti portano felicità, ti porta gioia. E la tua gioia interna che sta, o la tua rinascita che sta portando questa opportunità può essere di lavoro, un lavoro che ti fa molto felice e che genererà dei risultati concreti nella materia. Un grande potere personale anche dal punto di vista sul lavoro o sulle attività che svolgi o se sei mamma, se sei casalinga, un grande potere inerente anche a questo, una grande gioia e soddisfazione da questo potere personale che nasce, che parte dalla tua bambina o dal tuo bambino interiore. Una bellissima lettura. Che cos'altro? Potremmo avere avuto delle preoccupazioni, è come se rinascessi da certune preoccupazioni, la mente ti ha soggiogato un po', la mente che ti arrovellava, il 9 di spade ne parla di mente che ti confonde, la mente che mente, no? Qua in arriva un grande successo per te, il 6 di bastoni, un grande riconoscimento pubblico, anche il successo perché hai perfettamente domato i tuoi pensieri, ma domare non è la parola giusta. Quel senso di frustrazione, di angoscia, di non farcela, magari molte di voi si sono sentite male la notte, si sono svegliate, incubi, è la mente che arrovellava, no? Succede molto spesso alle nostre ragazze delle masterclass, è successo che dopo il lavoro nelle masterclass hanno vissuto dei momenti turbolenti proprio perché con le masterclass e con l'iniziazione che vi ho dato, che avete ricevuto, si attivano dei grandissimi poteri che la mente non può gestire e quindi è come se togliessi il controllo alla mente razionale e gliela dessi all'anima, alla bambina, al bambino. E quindi è successo grazie ad aver affrontato egregiamente i pensieri limitanti. È successo e riconoscimenti nel lavoro o nella vita pratica o dove tu metti attenzione. Il lavoro, come dico sempre, non è solo il lavoro come guadagno, inteso come guadagno lì, ma anche dove metti energia quotidiana. Che cos'altro? Qua 7 di coppe, si aprono nuove possibilità si aprono per te e qua c'è un cavaliere di coppe, parliamo dell'amore che arriva per te con una grande opportunità, può parlarmi di una persona o di un movimento emotivo che porta successi e riconoscimenti in ambito pratico, quindi un lavoro che ti motiva, un'attività che ti motiva. Saprai cogliere la scelta giusta perché ti fai proprio non più soggiogare dalla mente, ma ti fai guidare dal cuore, dal vero istinto, dall'essenza. Sì, che cos'altro? Regina di spade, ti vedo determinata o determinato. Qua abbiamo un 7 di spade. Qualcuno di voi è possibile che a qualcuno gli abbia messo i bastoni tra le ruote e quindi non ti fidavi tanto, oppure hai giocato d'astuzia sacra per realizzare questo obiettivo. Non hai detto, allora, molti di voi realizzano un obiettivo senza aver detto a nessuno quello che volevano realizzare, cioè un po' di astuzia sacra in questi termini, no? La luna, ci sono state alcune persone o a livello emotivo relazionale che possono aver mentito o tu chiedi verità o tu chiedevi giustizia a una mancanza tua di fiducia nei confronti del non detto da parte di qualcuno. Oppure sei tu che non ti sei fidata totalmente di qualcuno. Questo ha potuto generare magari pensieri ossessivi o limitanti. Mi parlano della confusione mentale che arriva per non sapere le cose, per non avere il controllo delle cose. Cosa hai fatto tu? Mentalmente hai deciso di affidarti, mi dicono con il sole qui, e ti arriva una grande gioia. Paggio di coppe, c'è qualcosa, un messaggio che arriva, dei messaggi emozionali o d'amore o qualcosa che ti fa felice. Arriva qualcosa che ti fa felice. Possono essere messaggi d'amore, messaggi di qualcuno, di un figlio, di una figlia, di un cugino, o è come se mi raccontassero qui che qualcosa ti motiva a livello emozionale e ti rende viva o vivo. Qua abbiamo il re di denari, chiaramente qua arriva
una proposta da parte di qualcuno. Abbiamo un re di denari a fianco al paggio di coppe. Qua mi parla di una persona che si apre a livello emozionale, ti dimostra interesse, ma un interesse romantico. Una persona che ti guarda in modo romantico, ti corteggia, ti desidera, ti corteggia. Mi stanno parlando anche di questo altro aspetto adesso qui, eh. Vediamo ancora. E qua arriva un grande amore, 2 di coppe. Allora, per molti di voi questa è la realizzazione di un amore nel concreto. Nonostante le tue paure, le tue incertezze, potrebbero esserci state anche sospetti di altre persone coinvolte, arriva un chiarimento emotivo che porta alla realizzazione di un amore condiviso. Potrebbe anche essere un progetto di lavoro dove tu non avevi fiducia nell'altra persona. Qua si apre il cuore, si apre questa persona e questo determina la realizzazione di qualcosa di concreto, anche sul piano lavorativo, sul piano pratico, no? Anche sul piano sentimentale abbiamo Re e Regina di Denari che mi parlano di una persona, di 2 persone che costruiscono sulla base di veri valori. Tutto questo, sia nel lavoro pratico che nel lavoro, nella parte sentimentale, determina una grande felicità per te. Il nodo qua era fidarsi anche quando non conosci le risposte. Regina di spade, 7 di spade, la luna. Quindi fidarsi anche quando non conosci le risposte, perché questo porta alla realizzazione di una collaborazione autentica o di un amore autentico, che è quello che in arrivo per te, qui mi dicono. E vediamo alla luce di questo, si sono concentrare su questo con i miei potenti oracoli, lui, lei, cosa questa persona ti dice. Può essere un nuovo amore per molti di voi, che potete trovare anche nell'ambito lavorativo, secondo me, alcuni di voi. Vediamo cosa mi dicono i miei potenti oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Quindi potremmo vedere qua una persona che era più restia a mostrarsi emotivamente, invece qua lo fa. Tu denudi l'anima a questa persona, ma perché gli denudi l'anima? Perché tu sei ritornata alla tua essenza di potere. E quindi senza sovrastrutture, senza maschere, ti sei fidata o fidato del mistero. Ora baciami stupida, e questo è il paggio di coppe, no? Una persona che magari è poco avvezza a esprimersi a livello emotivo come un re di denari, anche se è una donna. Quando si apre poi fa dai baciami, no? Cioè è più concreta la cosa. Però qua è una relazione che promette tantissimo, c'è l'asso di denari, l'asso di coppe, 2 di coppe. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Potrebbero esserci stati dei problemi o dei non detti in merito a un'altra figura, questa regina di spade, 7 di spade, la luna. Qualcosa del non detto, può essere un'ex moglie, può essere una cugina, può essere una madre, una persona vicina all'altra persona, o semplicemente sono i tuoi dubbi in merito all'altra persona. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo, cioè ci sei solo tu, e qua lo vediamo confermato. Cos'altro questa persona ti dice? Sto pensando di regalarti un anello e dimmi se non è regina di denari, re di denari, asso di coppe, asso di denari, che per me è anche l'anello nelle circostanze amorose, no? Con l'asso di coppe è una relazione che ha grande potenziale, mi stanno dicendo. Grande potenziale questa, bellissimo. Sì. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Dove stanno questi? Eh sì, questo entri proprio nel potere personale, è avvenuto un grande cambio nella tua essenza, nella tua vita. Leona, te has ganado todos tus galones, cioè qua arriva un momento di grande potere personale, me lo confermano. C'è lei, bellissima, che legge un libro, Fairy, i racconti delle fate, c'è lei che sogna, lei che torna, lei che ha la fede e si gode se stessa, è un momento in cui tu godrai finalmente della tua vera essenza, della tua bellezza, del tuo essere. Cos'altro ti dicono questi oracoli? Vediamo. Un messaggio o un consiglio? Messaggi. La ricerca.
Questa è la ricerca dell'essenza con questo bambino e la signora più anziana, la ricerca dell'essenza, e come diceva lì, anche più o meno gli stessi colori. La ricerca della tua essenza ti darà risultati nella materia visibili, e te l'ho già raccontato. Che cos'altro? La vanità, vanità. Questa è una carta che mi dice, soprattutto per quanto riguarda le carte che sono uscite fino a qui, che sarai molto ammirata o ammirato. Sarai ammirato o ammirato. E qua mi viene in mente anche, c'è un podcast sul mio canale, nella sezione l'arte sciamanica, dove si chiama Ti invidiano, ti giudicano. Ecco, siccome sarai molto ammirata o ammirato, ricordiamo il 6 di bastoni, no? Avrai successo, potresti riscontrare anche un po' di invidia, un po' di vanità in quel senso lì, ma tu devi emergere nel tuo potere, quindi ognuno ha il proprio karma, quindi gli altri hanno i propri filtri, le proprie difficoltà, quindi tu non screditarti mai, non scendere mai a compromessi con la tua anima, ma come diceva Adler, l'anima ha una fortissima aspirazione ad emergere, se gli altri ti giudicano, ti invidiano, è un problema loro, non è un problema tuo. Quindi ti invidieranno, ti adoreranno, c'è una ricerca qui che hai fatto che porta a questi risultati concreti, e poi a ognuno il suo, no? Vediamo questi altri oracoli cosa ti dicono. Avrai tante benedizioni che ti proteggeranno da qualsiasi cosa, scenderanno su di te benedizioni, aiuto e protezione ed energie negative. E qua abbiamo la vanità, perché molti ti nasconderanno le cose, perché qua vedo che sei molto ammirata, molto ammirato verrai. Lavora per portare armonia in famiglia, apriti alla conoscenza del mondo vegetale, talento nell'agricoltura e nella medicina naturale. Tu sei una medicina naturale. Avrai tante benedizioni per questo, perché porti questa felicità che gli altri magari non riescono a toccare, però è come se fosse un po' la tua sfida, no? Anche se gli altri ti giudicano o ti invidiano, è un problema loro. Cioè, che energia ti porta, che emozione ti porta quella sensazione? Ecco, il lavoro sciamanico ti serve proprio a includere quelle immagini e a non farti sovrastare da niente e nessuno, perché sarei molto invidiata qua, invidiato per quello, perché hai successi nella vita pratica, concreta, lavorativa, amorosa. Bellissimo, bellissimo. La perseveranza. Supererai gli ostacoli, pazienza e bontà di cuore. Porta attenzione a chi vuole manipolarti, vedi? Il tuo angelo ti protegge donandoti saggezza e la capacità di comunicare. Fatti la formula pentacolare su queste emozioni che ti possono arrivare per le persone che ti invidiano, perché avrai un grande successo e quindi meritatissimo, va bene? Meritatissimo. Vediamo cos'altro ti dicono questi. Eccola, danze su un piede solo, gioco di equilibrio. Dovrei fare un po' l'equilibrista, nel senso, l'equilibrio, gioco di equilibrio, no? L'equilibrio mi dice che le cose saranno in equilibrio, laddove c'era squilibrio ci sarà equilibrio, e soprattutto quando parliamo di invidie, gelosie che tu potresti scatenare negli altri. Danzaci, danzaci, ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha la sua vita, ognuno ha i suoi drammi, danza con la vita, danza. E a questo punto ti consiglio anche di fare la danza del piacere, che trovi sempre sul canale nella sezione yoga sciamanico, perché è proprio la danza che ti hanno nominato, è importante che tu faccia quella pratica, perché sperimenterai ancora di più tutta l'energia di questa lettura, ok? Vediamo adesso cos'altro hanno da dirti le carte degli angeli. Consiglio, messaggio, bilancia. Eccola.
Amore puro e incondizionato. Prova compassione per chi ti invidia, chi ti giudica. Amore puro e incondizionato. E qua mi viene in mente Magia Pratica 15, dove vi insegno a sperimentare l'amore incondizionato, no? Basta avere attenzione all'attimo presente. Parla alla terra e lei ti istruirà, permetti ai pesci del mare di farti sapere. Quando tu parli con oggetti inanimati apparentemente, può essere anche l'albero, la piantina, domanda al tuo albero miglior amico o alla piantina o ai fiori qualcosa e lascia che dentro di te emerga la risposta, non una risposta razionale, ma una risposta sensoriale. È nel silenzio che il mondo spirituale risponde. Amore puro e incondizionato è quello che ti si sta per manifestare. Questa è una grandissima lettura, va bene? E sono felicissima di averti dato queste notizie. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!